Copriti che fa freddo. Sono tornato a casa che era già tardi. Frasi come queste sono molto comuni, ma che significato ha quel che? E si possono usare o è meglio evitarle? Benvenuti o bentornati, sono Raf. In questo video parlo del che generico o polivalente. È un argomento che non viene trattato molto spesso, forse perché è difficile da definire, non ci sono regole precise. Ma secondo me è un argomento molto importante perché riguarda frasi come quelle che abbiamo appena visto, che sono molto comuni nella lingua parlata di tutti i giorni e quindi, anche se può essere un po' difficile da usare, è sicuramente utile capire cosa significa. È un uso che appartiene al registro del parlato, ma assolutamente non nuovo. Come scrive Luca Serianni nella sua grammatica, questo che polivalente si trova nell'italiano di registro colloquiale antico e moderno, ma con larghissime attestazioni anche letterarie. Prima parlerò del significato di queste frasi e vedremo come al solito tantissimi esempi che con gli esempi si capisce meglio. Per chi non lo avesse notato, questa frase era già un esempio. E poi vedremo se queste frasi si possono usare o se invece è meglio evitarle. E qui voglio anticipare la mia conclusione, che sarà che non solo si possono usare, ma in certi casi si devono usare. Vedremo perché. Il significato delle frasi introdotte da questo che generico varia a seconda del contesto. Possono avere un valore temporale, cioè indicare quando avviene qualcosa. Oppure possono avere un valore causale, indicando cioè il motivo per cui avviene qualcosa, o in alcuni casi si tratta di proposizioni consecutive, quelle che indicano la conseguenza di qualcosa. Ma come vedremo non è sempre così semplice classificare queste frasi in una di queste categorie. Vediamo alcuni esempi con un valore causale. Mia mamma mi diceva sempre: copriti che fa freddo. Copriti è un imperativo e significa metti dei vestiti pesanti. Le mamme italiane hanno sempre un po' paura che i figli prendano freddo. Copriti che fa freddo significa più o meno copriti perché fa freddo, cioè il fatto che faccia freddo è la causa. Questo invece è un esempio preso dai Promessi Sposi. In questa scena Renzo ha bevuto un po' troppo e l'oste lo aiuta ad andare a letto e a spogliarsi. Animo, spogliatevi presto, disse l'oste, e al consiglio aggiunse l'aiuto, che ce n'era bisogno. Anche in questo caso si può intendere quell'ultima parte della frase, che ce n'era bisogno, come la causa, perché ce n'era bisogno, perché era necessario. Quindi in frasi come queste il che generico introduce la causa, il motivo. Una cosa che non ho detto è che dopo questo che generico c'è sempre una frase con un verbo. Non si potrebbe dire copriti che il freddo, anche se il freddo è la causa, questa frase non andrebbe bene. Copriti che e poi ci vuole una frase con un verbo. Quindi potrei dire copriti che fa freddo, copriti che c'è freddo, copriti che è freddo e così via. Un altro significato molto comune, anzi forse il più comune, è quello di esprimere un valore temporale, quello cioè di specificare quando avviene qualcosa. Questo è un esempio preso da un blog di fotografia che ho trovato su internet. E qui l'utente scrive, sta parlando di una gita in montagna e scrive: siamo partiti che pioveva, poi pian piano il cielo sembrava schiarire. Significa quando siamo partiti pioveva. Il secondo esempio invece è preso dal sito di una casa editrice. Si parla di un libro che sinceramente non ho letto e ci dice: suo padre è uno scrittore famoso, ma Dario non ne ha alcun ricordo. Se n'è andato via di casa che lui era ancora piccolo. Anche qui significa quando il padre è andato via di casa, lui era ancora piccolo. Altri esempi di frasi comuni, questa volta esempi miei, possono essere: la mattina mi alzo che è ancora buio. Sono tornato a casa che erano già tutti a letto. Ho finito che tu dovevi ancora cominciare. In genere si usa questa espressione con valore temporale quando
si vuole descrivere com'era la situazione nel momento in cui avviene qualcosa. Quindi non tanto per dire esattamente quando avviene qualcosa, ma proprio per descrivere com'era la situazione. Cioè, se torniamo all'esempio di quella casa editrice, ci dice se n'è andato via di casa che lui era ancora piccolo. Ecco, non direi per esempio se n'è andato via di casa che era il 1984. Sarebbe una frase un po' strana, non voglio dare un riferimento temporale preciso, ma voglio proprio descrivere che cosa succedeva in quel momento, com'era la situazione. Infatti dico che lui era ancora piccolo, cioè voglio dire qualcosa di rilevante. Anche quando dico, per esempio, potrei dire sono tornato a casa che erano già le 9. In questo caso do un riferimento temporale preciso, erano già le 9, ma voglio sottolineare il fatto magari che era già molto tardi. Anche se non uso quel già, posso dire sono tornato a casa che erano le 9, ma voglio comunicare qualcosa, voglio trasmettere qualcosa. Non voglio semplicemente dire sono tornato a casa alle 9, ma voglio comunicare, per esempio in questo caso, che sono tornato a casa molto tardi. Un altro significato di questo che generico, abbastanza comune, anche se magari un po' meno comune degli altri due, è quando introduce una proposizione consecutiva. Come ho detto prima, le proposizioni consecutive sono quelle che indicano la conseguenza di qualcosa. E questo è un esempio preso da questo romanzo di Luciano De Crescenzo, Così parlò Bellavista. E leggo l'esempio. Pere, mele, arance, prima le pesano e poi le mettono nella plastica, con il peso ed il prezzo già segnato, che uno non deve fare nemmeno la fatica di dire vorrei 1,5 kg di arance. Qui significa così che uno non deve neanche fare la fatica, oppure in modo che uno non deve neanche fare la fatica. Cioè questa parte della frase è la conseguenza del fatto che mettono le pere, le mele e le arance nei sacchetti di plastica. Anche quest'altro esempio preso dai Promessi Sposi sembra indicare la conseguenza. Oh, siamo qui soli che nessuno ci sente, ma come farà, povero signor padrone? Anche qui io la intendo, la capisco come siamo qui soli e quindi, di conseguenza, nessuno ci sente. Ma come ho detto prima, il significato di queste frasi introdotte da che non è sempre così chiaro, non è sempre così facile classificarle in una di queste categorie. Questo è un altro esempio preso sempre dal romanzo di De Crescenzo. Ernesto Percuoco l'ho conosciuto sotto le armi, quando facevo il militare a Fortezza, che poi in seguito ci siamo visti ancora a Napoli al biliardo di via Mezzocannone. Qui sinceramente non saprei catalogare questa frase introdotta dal che, non indica la causa, non indica la conseguenza e non indica neanche il momento in cui avviene qualcosa. Mi sembra che la frase avrebbe esattamente lo stesso significato se eliminassimo quel che. Un'altra cosa da aggiungere riguardo al significato è che, come ho detto prima, dipende dal contesto. Se torniamo a uno degli esempi di quelli con il valore temporale, il primo era siamo partiti che pioveva. Ora, che cosa ci dice qui che pioveva indica com'era la situazione in quel momento e non invece la causa? Perché ho detto che questa frase significa più o meno quando siamo partiti pioveva e non siamo partiti perché pioveva, come ho detto invece per le prime frasi, quando ho detto copriti che fa freddo. E come ho detto è appunto il contesto che chiarisce che cosa intendiamo. In questa frase, secondo me, è chiaro che l'utente sta descrivendo com'era il tempo nel momento in cui sono partiti e il fatto che piovesse non è la causa, ma non c'è niente nella frase che ci dice se il significato è temporale o causale o qualcos'altro. L'ultimo punto che rimane da chiarire è se queste frasi si possono usare oppure se sarebbe meglio evitarle, ma penso che ormai sia chiaro da tutti gli esempi che abbiamo visto, perché forse a parte gli ultimi due esempi che erano un po' estremi, quello preso da Così parlò Bellavista e quello prima, preso dai Promessi Sposi, a parte questi due casi, dicevo, tutte le altre frasi che abbiamo visto sono frasi molto comuni, che si trovano in vari contesti. Addirittura questa
era presa dal sito di una casa editrice. Quindi se è vero che queste costruzioni appartengono al registro colloquiale del parlato, è anche vero che si possono trovare in contesti più formali. Ma c'è un altro motivo. Prima ho considerato la frase copriti che fa freddo e ho detto che significa più o meno copriti perché fa freddo. Ed è vero, ma se il significato è più o meno lo stesso, la forza espressiva non è la stessa. E questo punto viene spiegato bene nella grande grammatica italiana di consultazione. Ci sono diversi esempi e ci sono due frasi simili, una è la stessa che ho usato io. Copriti che fa freddo, e poi c'è un altro esempio, mi puoi prestare la tua macchina che la mia non funziona, e la grande grammatica italiana di consultazione ci dice che in queste frasi che non è parafrasabile né con poiché né con perché. E il motivo è che, appunto, anche se il significato è simile, la forza espressiva non è la stessa. Copriti è un imperativo, sto dando un ordine. Nell'altra frase sto esprimendo una richiesta. Ecco, questa forza espressiva si perde un po'. Se invece di usare questo che generico uso una frase più piatta con perché o poiché, copriti perché fa freddo, è molto più piatta di copriti che fa freddo. E quindi, siccome lo scopo della lingua è di esprimere qualcosa, di esprimere anche un'emozione, la mia conclusione è che in certi casi queste frasi non solo si possono usare, ma si devono usare. Grazie a tutti per avermi seguito, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e se non sei già iscritto iscriviti al mio canale. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao!